benvenuti nel video tutorial di GameSalad, un'applicazione che permette di imparare l'informatica tramite la creazione di videogiochi. Infatti GameSalad è proprio una piattaforma di sviluppo di giochi basata sul web che permette appunto di apprendere i concetti di programmazione e creare videogiochi. Per accedere al sito dell'applicazione andremo a digitarne l'URL che è gamesalad.com e apparirà la seguente schermata che è la schermata home dell'applicazione. GameSalad è un'applicazione web, però per poter essere utilizzata sarà necessario effettuarne il download. Infatti l'applicazione è disponibile sia per Windows che per Mac e inoltre potrà essere utilizzata come app per i sistemi operativi sia Android che iOS. Per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione dovremmo registrarci come educatori oppure come sviluppatori. Nel caso decidessimo di registrarci come educatori dovremo andare a inserire una serie di informazioni circa la scuola, mentre per quanto riguarda la registrazione tramite sviluppatori basterà semplicemente inserire la propria mail. Una volta effettuata la registrazione, l'applicazione ci chiederà di effettuare il download di GameSalad. Una volta completata l'installazione andremo a cliccare sull'icona di GameSalad e si aprirà la seguente schermata. Come si può notare sarà possibile creare un nuovo progetto partendo da zero oppure usare dei template messi a disposizione dall'applicazione. Qui invece sarà possibile aprire i progetti recenti, invece questa sezione riguarda una serie di aiuti che l'applicazione mette a disposizione per imparare ad utilizzarla. Questo è un esempio di prodotto finale che è stato possibile creare tramite l'applicazione, quindi appunto questo videogioco. Ok, quindi ritornando alla schermata iniziale andremo a cliccare su Crea nuovo progetto e apparirà questa schermata in cui dovremo andare a inserire una serie di informazioni come il titolo, scegliere la piattaforma in cui verrà usata l'applicazione, attribuire una descrizione. Bene, dopo aver inserito le informazioni iniziali andremo a cliccare sul tasto Scene e l'applicazione ci dà una scena di default che è scena iniziale in cui cliccandoci sopra potremo poi andare a definire una serie di oggetti che compariranno nel nostro gioco. Inoltre sarà possibile sempre scegliere un altro tipo di scena, cioè crearne altre, come per esempio un altro tipo di scena potrebbe essere quella che compare alla fine del gioco e dice per esempio al giocatore se ha vinto o perso, ma di base gli oggetti del gioco verranno tutti sviluppati, creati nella scena iniziale, quindi nella scena di default che ci mette a disposizione l'applicazione. A questo punto, per andare a inserire i vari oggetti che faranno parte del nostro gioco, dovremo cliccare sul tasto più e ci darà questo primo oggetto che noi potremo rinominare e andare poi a personalizzare. Quindi a questo punto per ogni singolo oggetto che noi andremo a creare dovremo andare a definire una serie di voci, quindi daremo al nostro oggetto una certa mobilità oppure potremo andare a deciderne il colore o il timer. Quindi in questo caso per esempio vogliamo andare a definire il timer di questo oggetto, dovremo cliccare, trascinare su questa schermata di editor e appunto avremo l'attributo timer a cui andremo poi a inserire le varie informazioni, quindi per esempio un timer di 10 secondi. Ok, poi una volta completato, dopo aver inserito tutte le informazioni che volevamo inserire, andremo a trascinare l'oggetto sulla nostra schermata in modo tale da andarlo a posizionare nella posizione grafica che più vogliamo, quindi andremo a restringerlo in caso oppure ad allungarlo in modo tale da appunto andare a definire in modo grafico il nostro gioco.
Ok, una volta realizzato il nostro videogioco, tramite questo tasto potremo andare a visualizzare se funziona in modo corretto e appunto sia stato realizzato nel modo in cui desideravamo inizialmente. Bene, successivamente sarà possibile pubblicare tramite questo tasto il gioco, salvarlo e pubblicarlo nel portfolio del proprio account di GameSalad cliccando appunto su il tasto Publish. Possiamo concludere che GameSalad è sicuramente un'applicazione molto utile per imparare a interfacciarsi nell'ambito della programmazione ed è pure un'applicazione molto divertente per creare videogiochi personalizzati. Inoltre ricordo che l'applicazione dispone di un piano gratuito per un limite di 5 giorni dell'utilizzo dell'applicazione, dopodiché chiederà di passare all'account a pagamento. Il video tutorial è terminato, ciao a tutti!